Bella a tutti gabbers e benvenuti in questo nuovo video. Visto che siamo in periodo natalizio, voglio farvi un bellissimo regalo. Infatti oggi farò proprio un kick tutorial con Serum e indovinate che artista? Dr. Peacock. Andremo infatti ad ispirarci a questo suo kick per creare questo kick. Ma come al solito, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Prima di fare qualsiasi cosa però impostiamo i BPM a 195 e scegliamo come nota per il nostro kick la nota Si. Questo ci permetterà di ottenere una distorsione molto frizzante per la nostra coda, essendo una nota molto alta. Passando alla scomposizione del nostro kick troviamo soltanto due layer, uno per il punch e uno per il tail, dove il punch è semplicemente un 909. Ma adesso andiamo a capire come ho realizzato questi layer. Per prima cosa però disattiviamo tutti gli effetti sul mixer. Tutti e due i layer sono stati realizzati con il Serum, ma partiamo dal punch che è il più semplice. Come prima cosa per l'oscillatore A scegliamo una sinusoide e mettiamo a 0 la random phase. E impostiamo la wavetable position a 171, semplicemente perché a mio gusto suonava meglio così. Automatizziamo poi il volume dell'oscillatore A utilizzando l'LFO2 messo in modalità inviluppo. Andiamo poi ad automatizzare il pitch del nostro punch utilizzando l'LFO1 in modalità inviluppo, scegliendo nella sezione matrix come destinazione all'LFO1 il master tune. Adesso che il nostro punch ha preso forma, diamo un po' di compressione e saturazione utilizzando il drive nella sezione filtro. Per aggiungere invece un po' di attacco e brillantezza al nostro kick, ho aggiunto anche un noise, col volume automatizzato con l'LFO1. Per dare invece un po' più di corpo e di spazio al nostro punch, ho aggiunto una punta di riverbero. La differenza è quasi impercettibile, ma così deve essere, altrimenti andremo ad impastare troppo il nostro punch. Passando alla sezione effetti troviamo come prima cosa un equalizzatore, che andrà a togliere un po' di basse per rendere il kick molto più secco. Per incrementare invece l'attacco del nostro kick aggiungiamo un transient designer. Mentre subito dopo ho aggiunto un clipper per dare ancora più compressione e saturazione al nostro punch. Passiamo adesso al layer detail, che è stato realizzato a partire da un kick completo a cui è stata tolta la coda con un'automazione di volume. Questo solo ed esclusivamente per una comodità mia, nulla vi vieta di realizzare direttamente il tail del vostro kick. Per completezza però vi spiego come ho realizzato tutto questo kick e poi andremo semplicemente ad isolare la nostra coda. Ma dove lo trovate uno che vi fa due tutorial in uno? Ditemi se questo non è un regalo di Natale. Tanto per incominciare partiamo dall'oscillatore B, che darà la base del nostro kick, ovvero il punch e il sub. Con l'LFO5 in modalità inviluppo ho automatizzato la wavetable position e il detune per creare movimento all'interno del kick. È stata aumentata anche la unison a 3 per dare un po' più di stereofonia. Mentre la manopola blend è stata impostata in maniera tale da avere la voce principale più alta di tutte le altre. Aggiungiamo poi l'oscillatore A che darà la distorsione al nostro kick, dove sono stati automatizzati il volume e la wavetable position tramite l'LFO2. Mi raccomando, tutti le LFO sono impostati in modalità inviluppo. Passando alla sezione filtro invece abbiamo scelto la modalità passabanda a 24 dB per ottava, dove è stato automatizzato il mix con l'LFO3, il FET e la risonanza con l'LFO1 e abbiamo infine aggiunto un po' di drive. Questo per dare un po' più di attacco e di medie frequenze al nostro kick. Abbiamo infine aggiunto un noise col volume automatizzato con l'LFO2. Tutti questi sembrano dei piccoli dettagli, ma in realtà quando andremo poi ad inserire gli effetti faranno una grandissima differenza. Iniziamo infatti aggiungendo la distorsione, dove abbiamo automatizzato il drive con l'LFO4. Per dare invece un po' più di flavor e di stereofonia al nostro kick, ho aggiunto l'Hyperdimension, utilizzando soltanto la funzione Hyper, dove per dare movimento è stato automatizzato il mix.
Per dare invece un leggerissimo tocco di stereofonia e un po' più di corpo abbiamo aggiunto poi un flanger con il mix automatizzato con l'LFO2. Mi raccomando, nell'hyperdimension e nel flanger mettete il rate a 0. Il kick deve suonare sempre dritto e nel solito modo, se no sembra che vada a giro nello spazio per i cavoli suoi. Abbiamo aggiunto poi un equalizzatore per dare un po' più di medie all'attacco del kick, automatizzando il gain con l'LFO1. Per dare invece un po' più di balance al nostro spettro di frequenze e anche un po' di compressione, aggiungiamo il compressore multibanda, ovvero l'OTT. Automatizzando le bande del nostro OTT per dare un po' più di attacco, semplicemente trascinando l'LFO1 sopra la banda desiderata, e lo vediamo anche nella sezione Matrix. Aggiungiamo poi un filtro aumentando il drive e la risonanza per dare un po' più di distorsione al nostro kick. Chiaramente impostando il mix non al massimo per non distruggere completamente il kick. È praticamente una distorsione parallela. Come ultimo tocco aggiungiamo un filo di reverbero, sempre per dare un filo di stereofonia e di spazio in più al nostro kick. E infine, come vi avevo promesso, ho tagliato il punch di questo kick per tenere soltanto il tail. Infatti, scorrendo la sezione Matrix, possiamo trovare alla fine che ho automatizzato con l'LFO 6 il volume dell'intero VST. E con lo stesso LFO6 ho automatizzato anche il mix del reverbero. Passando alla sezione effetti troviamo un equalizzatore dove ho tagliato le altissime frequenze e le bassissime frequenze inutili che non ci servono e delle frequenze fastidiose. Ho aggiunto poi un Mag EQ per schiarire un po' le alte frequenze, un altro equalizzatore per sistemare la stereofonia, e poi un Puigtec per dare un po' più di basse. Ho aggiunto poi anche un clipper per dare un po' più di distorsione e compressione alla nostra coda. Ho aggiunto infine un equalizzatore per tagliare le bassissime frequenze e attenuare un pochino le alte frequenze che sono venute fuori con il clipper. Adesso esportiamo tutto e lavoriamo sul master, dove abbiamo un equalizzatore per dare un po' più di medie e di alte frequenze al nostro kick, un altro equalizzatore per togliere le basse dal side che non ci interessano, un distorsore col mix non al 100% per dare un po' più di grinta al nostro kick, e infine un clipper per comprimere e saturare al massimo il nostro kick. Esportiamo tutto e questo è il risultato finale. Siamo quindi giunti alla fine di questo nuovo video, spero vivamente che abbiate apprezzato questo bellissimo regalo di Natale. Come al solito vi ricordo sempre di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio, e ci vediamo alla prossima, Gabbers!